Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Ancora tempo di anteprima in vista dello Spiel 2017 e stavolta vi propongo un gioco di produzione tutta italiana che sono riuscito a provare in anteprima proprio con l'editore stesso, e precisamente Dragon Castle, gioco di Lorenzo Silva, Hjalmar Hach e Luca Ricci per 2 e 4 giocatori della durata di circa 45 minuti a partita, edito dalla Horrible Games, che appunto dopo averlo provato con loro sono riuscito a convincere a farmi lasciare questa scatola del prototipo definitivo per farvela vedere in anteprima. Chiaramente i materiali non sono quelli definitivi, ma vi rendono molto bene l'idea di come sarà il gioco completo. Via con la sigla. Recensioni minute, recensioni minute. Ma che sbatti le istruzioni? Se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. Durante ciascun turno un giocatore può scegliere fra 3 tipi di mossa. Tutte e 3 iniziano nello stesso modo, ovvero sia si deve prelevare dal piano superiore della zona centrale una tessera libera. Una tessera libera è una tessera che abbia almeno uno dei suoi lati lunghi non adiacente ad altre tessere, quindi in questo caso questa o queste tessere non sono libere. Tipo di mossa 1 prevede di prendere la tessera e un'altra da un qualsiasi altro piano, in questo caso sempre libera, ma che abbia esattamente lo stesso disegno della tessera appena prelevata, quindi in questo caso anche lo stesso numero di spade. Le tessere così collezionate vanno messe nella propria area di gioco o su una cella libera oppure su una delle tessere già consolidate in precedenza, quindi a faccia in giù, in questo modo. Secondo tipo di mossa è prendere una tessera libera dal piano superiore, metterla nella propria area di gioco e collezionare un tetto dalla riserva. Terzo tipo di mossa è eliminare una delle tessere libere dal piano superiore e collezionare un punto vittoria. Nel momento in cui piazzeremo le tessere però nella nostra area di gioco, se comporremo una serie di 4 o più tessere dello stesso colore, non importa se su piani differenti, dovremo consolidare, ovvero sia verranno subito girate a faccia in giù in questo modo le tessere, lasciandole nella medesima posizione, e si faranno i punti secondo questo schemino. Noi abbiamo consolidato 5 tessere, quindi ci porteremo a casa istantaneamente 3 punti vittoria. Poi, a seconda del colore, potremo mettere sulle tessere appena consolidate rispettivamente un tetto, 2 tetti, oppure 2 tetti e un punto vittoria. Quindi nel mio caso colleziono 3 punti vittoria e decido di mettere un tetto in questo punto qua. Si continua a giocare così fino a quando non rimangono solo tessere del piano base. A quel punto si innesca un quarto tipo di mossa, ovvero un giocatore, anziché prendere una tessera, potrà prendere solamente questo dischetto che vale 2 punti vittoria per il fine partita. Una volta tolti tutti i dischetti da quest'area di gioco, si innesca l'ultimo turno e si contano i punti. In che modo? Si convertono i tetti a seconda del proprio livello in punti vittoria. Un tetto a livello 1 varrà un punto, poi 2 e poi 3. Si sommano i punti draghi collezionati, i punti vittoria collezionati fino a quel momento, e neanche da dire chi ne ha di più è il vincitore. Chiaramente il punto di forza di questo gioco, avrete notato, è che è facilissimo da spiegare e facilissimo da tenere a mente. Tutta la sua forza sta poi nell'ottimizzazione che farete sulla vostra plancetta. Chiaramente quindi avrete 2 spinte, una che vi chiederà di cercare di stare il più larghi possibili prima di arrivare a consolidare per fare molti più punti vittoria durante la partita. Consolidare un'area da 8 vi dà infatti 8 punti vittoria, consolidare un'area da 4 vi dà solo 2 punti vittoria. Allo stesso tempo però più sarete larghi meno andrete in verticale. Vi faccio notare che un tetto a livello 3 vale 3 punti, un tetto a livello 1 vale solo 1 punto, quindi dovrete consolidare poco per cercare di salire. Insomma, già così ad ogni turno, pur non andando mai in paralisi d'analisi, avrete un bel po' di pensiero da fare. A tutto questo si aggiunge poi una piacevole interazione fra i giocatori. Diciamo che non è diretta, ma sicuramente è in qualche caso distruttiva. È facile infatti che se un giocatore sta prendendo le tessere quelle più ghiotte, magari quelle del drago, che oltre a consolidare con 2 tetti vi danno anche un punto vittoria, si fa un bel piano e gli manca proprio una tessera centrale per andare a consolidare tutto insieme, è molto facile che gli altri giocatori al tavolo vadano a prendere l'unica tessera drago. Così come un'altra mossa molto cattiva è lasciare la tessera singola al piano superiore, in modo tale che quel giocatore è costretto a prendere quella senza possibilità di scelta e voi abbiate tutto il piano che si è appena liberato tra cui scegliere le nuove tessere. Una volta che avrete fatto la prima partita e avrete preso queste nozioni di base, scoprirete che questa è solamente la prima partita, perché la partita completa prevede di aggiungere almeno uno spirito animale e un drago. Che cosa sono? Sono delle carte estratte da 2 rispettivi mazzi di 10 carte e gli spiriti vi daranno delle abilità per tutti i giocatori, attivabili scartando una tessera o un tetto, che vanno a modificare un po' le cose che potrete fare durante la partita. Potrete spostare tessere con alcuni spiriti, potrete andare a prendere tessere solamente con lo stesso colore uguale, potrete andare a prendere tessere anche bloccate ma semplicemente adiacenti, mentre i draghi vi daranno modi per fare punti vittoria addizionali sul fine partita. Ce ne sono alcuni che vi danno punti per la simmetria del vostro piazzamento,
piazzamento, altri che vi permetteranno invece di fare punti se avete messo i tetti vicino ai draghi, in altri casi farete punti vittoria per il numero di simboli che avrete nel piano più alto. Insomma, le possibilità sono molto alte e vi dico che è almeno un animale e almeno un drago, perché sono tutti intersecabili fra loro, non sono mai sovrapponibili, quindi se volete proprio devastarvi la testa potete anche mettere 10 animali e 10 draghi e in bocca al lupo. Se ancora vi trovate con qualche perplessità sulla longevità di questo gioco, vi dico che all'interno del regolamento sono già previsti dei setup addizionali e diversi da quelli che vi ho fatto vedere, ottimizzati per 2, 3, 4 giocatori. Ognuno di essi ha delle sensazioni diverse durante la partita, alcuni hanno molte più tessere libere, quindi è difficile forzare le mosse all'avversario, in altri casi avrete invece molte tessere bloccate e quindi dovrete pianificare bene quando andare a prendere 2 tessere oppure prenderne una, il tetto, una e il punto vittoria. Chiaramente poi se volete inventare voi, probabilmente ci saranno dei fan made, insomma se avevate dubbi sulla longevità credo che abbiate un quadro completo. Con questo quindi vi invito sicuramente a fare una prova di questo Dragon Castle. Vi dico che anche alla prima partita, nella modalità prima partita che vi ho fatto vedere in 4 giocatori, raramente si raggiunge l'ora di gioco, spiegazione compresa. C'è un attimo da fare il setup insieme perché bisogna fare tutte le montagnole di tesserine, ma è anche un modo per prendere confidenza con i materiali stessi del gioco. Con questo quindi ho finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima.